Ciao a tutti, benvenuti alla terza lezione del nostro corso online di spagnolo. Oggi faremo i saluti e le presentazioni. Allora, iniziamo subito con i saluti che, come in italiano, si dividono in saluti formali e saluti informali. Per quanto riguarda i saluti formali, la mattina, la mañana, salutiamo con buenos días. Il pomeriggio, la tarde, salutiamo con buenas tardes. E la sera, la noche, salutiamo con buenas noches. Questi sono tutti saluti di incontro, quindi quando incontriamo qualcuno. Quando salutiamo per andarcene, para despedirse, si dice in spagnolo, diciamo adios, che non è addio italiano, ma è arrivederci, ok? Per quanto riguarda i saluti informali, salutiamo con hola. Hola è il più comune, che spesso è accompagnato da ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ciao, come va? Ciao, come stai? Anche tra persone che in realtà non si conoscono, è una maniera carina, più confidenziale per salutare, no? Quindi questo è sempre quando due persone si incontrano. Quando due persone si salutano para despedirse, si può dire hasta pronto, a presto, hasta luego, a dopo, hasta mañana, a domani, oppure come in italiano ciao, che è scritto però con la c'è, quindi si pronuncia uguale ma è scritto in maniera diversa. È importante sapere che il ciao in spagnolo si utilizza solo para despedirse, quindi se noi incontriamo una persona e gli diciamo ciao, può creare una situazione un po' imbarazzante, perché sembra voler concludere subito l'incontro oppure non avere una conversazione, quindi state attenti, il ciao in spagnolo si utilizza solo para despedirse. Quando due persone si vedono si dice hola, hola, ¿qué tal? Ok? Passiamo alle presentazioni. Anche le presentazioni possono essere formali o informali. Per quanto riguarda le formali, per esempio, buenos días, ¿cómo se llama usted? Buongiorno, come si chiama? Usted sarebbe il nostro lei, sì? ¿Cuál es su profesión? Qual è la sua professione? Qual è il suo lavoro? Per quanto riguarda invece i saluti, le presentazioni informali, hola, ¿cómo te llamas? Ciao, come ti chiami? Io soy Valeria, mucho gusto. Sì? Io sono Valeria, molto piacere. Sì? ¿A qué te dedicas? Invece di qual es tu profesión, a che ti dedicas è come dire di cosa ti occupi. Sì? Ok. Passiamo alla nazionalità, quindi no? Dobbiamo chiedere la provenienza. Come si chiede? ¿De dónde eres? Di dove sei? ¿De dónde eres? Si risponde soy de Italia. A questo proposito elenchiamo un po' di paesi, come si dicono, no? Come si chiamano alcuni paesi in spagnolo e gli aggettivi di nazionalità corrispondenti. Per esempio, Germania si dice Alemania, quindi un chico alemán, una chica alemana, los chicos alemanes, las chicas alemanas, ok? Spagna si dice España, quindi un chico español, una chica española, los chicos españoles, las chicas españolas, ok? Inghilterra si dice Inglaterra, quindi un chico inglés, una chica inglesa, los chicos ingleses, las chicas inglesas. Italia si dice Italia,
un chico italiano, una chica italiana, los chicos italianos, las chicas italianas. Francia si dice Francia, un chico francés, una chica francesa, los chicos franceses, las chicas francesas. Grecia si dice Grecia, quindi un chico griego, una chica griega, los chicos griegos, las chicas griegas. Svizzera si dice Suiza, un chico suizo, una chica suiza, los chicos suizos, las chicas suizas. Ok? Per il momento ci siamo, poi più avanti, più in là, aggiungiamo altri paesi, aggiungiamo altre nazionalità. Ok, per descrivere una persona, no? Può essere sempre una forma di presentazione. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es él? ¿Cómo son ustedes? ¿Sí? Allora, qualche aggettivo, per esempio guapo, bello, e il contrario, feo, brutto, bueno, buono, malo, cattivo, delgado, magro, gordo, grasso, alto, alto, bajo, basso, majo, simpatico, aburrido, noioso. Simpatico, simpatico, antipatico, antipatico. Poi ci sono i colori, per esempio, no? Dei capelli. Biondo si dice rubio. Capello, per dire castano, si dice marrón. Negro, nero. Per dire che abbiamo gli occhiali, diciamo anteojos. Los anteojos. I baffi, bigotes. Per dire ho i capelli lunghi si dice tengo el pelo largo. Il contrario, ho i capelli corti, tengo el pelo corto. Sì? Diciamo che per la prima parte dei saluti, le presentazioni ci siamo. Possiamo combinare le varie frasi che abbiamo fatto in questa lezione per creare una vera prima conversazione. Ci vediamo, ci salutiamo, ti chiedo come ti chiami, mi presento, ti dico di dove sono, ti chiedo di dove sei e si crea una piccola conversazione. Bene, allora anche questa lezione è terminata, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.